sono partito un po' con la strizza, devo dire la verità, perché la moto senza controlli non siamo più abituati, siamo un po' viziati. Ciao a tutti, nuovo video su Red, questa volta un po' inaspettato perché siamo qui a L'EICMA Riding Fest e io mi ero portato la tuta per fare qualche giretto senza sapere però che qui al box KTM, il box 17 di Misano Adriatico, avrebbero esposto questa Kramer 1390 che deriva esattamente da una Super Duke 1390R ma con il kit estetico aerodinamico carenato si trasforma in una vera e propria superbike. 200 cavalli, 196, 200 con il hardbox in pressione, tante parti speciali che adesso vi vado a raccontare. Intanto ditemi qua sotto nei commenti se per voi è la superbike che stavate aspettando da KTM. Intanto qualche piccola spiegazione. Kramer, per chi non lo conoscesse, è un specialista tedesco specializzato nel trasformare le Duke di fatto in vere super sportive. Lo ha fatto storicamente con la prima che arrivò, che fu la monocilindrica col motore 690, poi la seconda col motore 890, quindi derivata da una Duke 890R, e adesso ha, diciamo, schiacciato l'acceleratore per presentare questa 1390 che deriva appunto dalla Super Duke 1390R. Cosa cambia? Beh, lo vedete facilmente, innanzitutto la carenatura e i semimanubri, insomma la base tecnica ovviamente è quella della Super Duke, ma Kramer aggiunge, come gli piace fare, una bella carena, ali aerodinamiche, alette del codone, e la cosa interessante è che il serbatoio dalla sua posizione tradizionale si sposta dietro come le MotoGP. Il serbatoio da 22 litri, ci puoi fare quasi un endurance. Motore rimane sostanzialmente invariato, qui c'è però lo scarico Krapovic completo con la sua mappatura che porta la potenza a 196 cavalli, con l'hardbox in pressione si arriva a 200 cavalli. Coppia non so neanche a dirvela perché tanto ne ha talmente tanta che ovviamente cambio elettronico. Qui su questa moto che è una show bike, diciamo, ma che adesso poi magari andrò anche a provare, abbiamo tutte componenti KTM Power Parts, quindi sospensioni VP quelle di livello, il link è diverso rispetto a quello della Super Duke 1390 e quello che cambia è anche le pedane regolabili, ovviamente i semimanubri, i dischi sono dei T-Drive e i cerchi sono quelli forgiati di KTM. Insomma, questa moto, partendo da una base naked, sembra voler veramente atteggiarsi a una moto veramente per fare da pista come si deve. Sono abbastanza curioso di provarla, mi hanno concesso qualche giro giusto per capire quali sono le sensazioni di questa moto e adesso faccio un giretto e poi vi dico anche come va. Ah, vi dico una cosa, il kit, quello estetico diciamo, aerodinamico, costa 6.990 euro, poi se volete metterci tutta la roba che c'è su questa moto qua, il prezzo sale abbastanza perché le sospensioni sono quelle giuste. Però se volete trasformare la vostra Super Duke 1290 o 1390 in una vera superbike, il prezzo è 6.990 euro, IVA inclusa. Secondo me vale la candela. Allora, vi ho fatto una decina di giri con la Kramer, ovviamente è una primissima impressione di guida su una moto che è chiaro che va un po' settata sulle tue diciamo preferenze, perché comunque ha tantissime regolazioni, pedane, manubri, sospensioni, quindi ovviamente è stata solo una pura, piccola, semplice presa di contatto, però c'è da dire che mi sono veramente divertito e sono partito un po' con la strizza, devo dire la verità, perché la moto senza controlli non siamo più abituati, siamo un po' viziati. Poi però mi sono detto che ho fatto 3 anni di mondiale con una moto senza controlli, potevo guidare anche questa. In realtà Santo, che poi vi farò conoscere, mi ha spiegato che era molto gestibile, non ho capito se per tranquillizzarmi o... però devo dire che è vero, il motore Super Duke comunque anche in questa configurazione con lo scarico aperto ha quella gestione del gas davvero magica, diciamo che per un bicilindrico non è male. Devi un po' adattarti perché ovviamente il motore gira meno dei 4 cilindri, è un motore bicilindrico di grossa cilindrata, quindi arriva a 10.000 giri, anche se devo dire con lo scarico così nella seconda parte del contagiri proprio hai una
un salto di spinta che per me è arrivato inaspettato. Io cambiavo sempre un po' prima, poi ho visto che arrivare fino in fondo invece lo puoi fare. Però la gestione del gas devo dire è ottima, quindi vabbè, sono stato un po' schiscio perché onestamente non so, adesso ne ha 145 Nm di coppia nel motore di serie, qui ce ne avremo ancora qualche Nm in più, magari sono andato dentro un po' tranquillo. E devi ritardarti un po' perché se sei abituato a girare Misano con le 1400 cilindri, qui usi sempre una marcia in più perché c'è talmente tanta coppia che ti porta fuori, ti consente anche di sbagliare marcia, se fai una curva la seconda la fai in terza, esci lo stesso, però devo dire che anche quando entri con la marcia lunga il freno motore è comunque adeguato. A me piaceva tantissimo, la moto la tiene giusta, non scorri troppo, quindi ha quel mix tra un buon freno motore e una morbidezza di ripresa del gas che mi è piaciuta moltissimo. La cosa particolare sicuramente è il serbatoio sotto la sella, che però non ingrandisce troppo la parte qua dove vai a guidare. Se ne ho parlato anche con Santo, due cose che io proprio modificherei sono appena questi spigolini che quando cominci a guidare e fai in tanti giri te li senti un po' nella coscia, e una sella un pochino più smussata per aiutarti un po' a scendere in piega, però per il resto l'ergonomia mi è piaciuta, forse aver spostato un po' più indietro le pedane, ma per aiutare un po' a spingere, perché qua quando esci anche dalle curve da terza qui la moto viene su, ci saranno anche le alette, ma insomma il motore però ne ha. Bella da guidare, molto bilanciata, ovviamente c'è da farci un po' di assetto se vogliamo, però le sospensioni tengono tantissimo i click, 3 click di compressione, la moto già cambia tanto, quindi vuol dire ovviamente sono le Apex DVP che sono tutta roba super buona, e quindi il click è un vero click, non è un click finto. È chiaro che poi quando cominci a spingere entri in un mondo, infatti io dopo pochi giri mi sono fermato, ho cominciato a chiedere modifiche, il che vuol dire che però la moto funziona bene e non sei impegnato a fare funzionare bene la moto, sei tu che devi cominciare a spingere e te la adatti un po' di più. Molto buona anche la protezione dall'aria, devo dire, il cupolino è proprio di quelli racing, quindi ti protegge bene nella bolla, arrivare giù al curvone, sei messo molto bene, c'è tanto spazio per arretrare. Direi che l'ergonomia studiata da Kramer è molto valida, con qualche piccola rifinitura da fare, però secondo me ci siamo. E secondo me 6.900 euro per il kit non sono nemmeno così esagerati, visto che andiamo a cambiare tante cose. Tra l'altro questa moto ha anche il link diverso, dedicato proprio all'utilizzo in pista, quindi una progressione diversa e si sente rispetto al Super Duke, quindi diventa una vera sportiva di fatto. Quindi se volete andarvi a divertire nelle giornate di test ride, quando avete le prove libere con una naked che non è più una naked, beh, avete trovato la scelta giusta. Faccio due chiacchiere con Santo, così almeno ve la spiega un po' lui meglio. Allora Santo, tu distribuisci in Italia Kramer, sì, no? Kramer azienda tedesca, tra l'altro è stata creata, se non sbaglio, da transfughi di KTM, sì, molto esatto, appassionati di KTM, li conoscevo anche, ho avuto anche il privilegio di provare per primissimo, un po' come questa, la 690, diciamo, la super sportiva creata con la monocilindrica. Poi siete andati avanti con la vostra attività e siete diventati praticamente una factory che produce, che è specializzata nel produrre super sportive dalle naked KTM, perché esatto, sembra che KTM non volesse fare le naked super sportive, adesso l'ha fatta, la 990, finalmente l'ha fatta. Quindi ci aspettiamo una 990 Kramer. Ma dimmi un po' cosa c'è dietro la vostra filosofia, perché questa attività di trasformare le naked in super sportive? Beh, l'idea nasce dal fatto che nel mondo degli amatori, no, che vogliono andare in pista, non c'è una moto subito pronta e specializzata per la pista, quindi nasce proprio da quel motore 690, che è un motore bellissimo che ti permette di divertirti in pista, e intorno gli è stato confermo, costruito, perché la moto era veramente una figata da guidare. Intorno è stato costruito tutto un telaio e una moto veramente pensata solo per la pista, quindi senza tutte quelle cose extra che ci sono per le omologazioni stradali, e questo rende le moto leggere, divertenti, e quindi alla fine il progetto è diventato una moto che imita, se vogliamo, i prototipi da pista, però resa accessibile per gli amatori comunque. Esatto, perché qua in effetti il kit 6.990 euro, è chiaro che insomma è una cifra, però trasformi veramente la moto in una superbike. Poi se come voi qua gli avete messo su anche cosette interessanti, ovviamente il prezzo lievita, però ti ritrovi una vera e propria moto da pista, insomma, no? Quindi voi adesso comunque continuate ad avere una gamma, no? Avete ancora il monocilindrico da pista? Abbiamo il monocilindrico 690, sì, dall'anno scorso c'è anche una versione ancora più piccola col 350 Enduro, però, che è la Talent bike che viene usata nel Moto America, quindi i ragazzini lì crescono su questa moto Kramer. E come
E come, cioè, il rapporto con KTM com'è in realtà? Cioè, Beh, con KTM c'è una collaborazione, intanto parte ricerca e sviluppo, perché molte soluzioni vengono sviluppate insieme. Anche sulla nuova RC 990 c'è stato un piccolo contributo anche da parte di Kramer. ah, quindi vi usano un po' come un engineering Sì. che li aiuta a sviluppare le moto da Sì, da esatto. pista. E quindi adesso che però vi hanno fatto la 990R, cosa fate voi dalla 990? Beh, su quella c'è anche un bel progettino per 2027, ci sarà una versione nuova, aggiornata del modello 890 col motore 990, su cui tra l'altro sono previsti anche dei piccoli tuning, diciamo. Assolutamente, molto interessante. Allora ti chiedo solo di sapere, in Italia ho una KTM, una 690, una 890, voglio trasformarla in una Kramer, come faccio? Allora, possono contattare Sul sito? sul sito o su Instagram, Kramer Moto Italia. E se si ha un 1290 o un 1390 dal 2015 mi pare che è il primo anno Sì. in poi, basta prendere il kit e la moto Ed pronta. la cosa importante è sempre che poi interessa al cliente, è retrofittabile, cioè tu monti e rismonti, la Sì. riporti in una Duke? Sì, sì, e puoi montare e rismontare, non è un'operazione velocissima perché nel kit ci sono tante parti. No, però se io prendo la moto, la trasformo da pista, poi un domani la voglio riportare Sì, sì, a è Duke fattibile. normale, si può fare, Sì, si può sì, tornare ma- indietro. Quindi non ci sono modifiche strutturali che impongono No, no. la cosa. Perfetto. Io ringrazio Santo che mi ha Grazie dato a te. questa bellissima opportunità oggi in una bella giornata all'Ecm Riding Fest, inaspettata, ripeto, perché la tuta non l'avevo portata per questo, sembra che sia venuta a posto con la tuta, ma non è così. Fatemi sapere qua sotto della Kramer cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie Santo. Grazie a te.